Buon lunedì e bentornati sul podcast. Dopo la puntata super mega speciale con Davide di Parks and Fun, dedicata interamente al 50° di Walt Disney World, le news chiaramente non sono finite. Nei giorni passati infatti abbiamo ricevuto le informazioni mancanti per quanto riguarda Genie Plus e Lightning Lane e quindi ne parleremo di nuovo oggi insieme a molto altro. Richiesta mega importante da parte mia, ricordati di abbonarti al podcast su Spotify, Apple Podcast o YouTube, insomma sulla piattaforma che stai usando in questo momento perché è mega importante per me. Grazie mille. Partiamo subito, io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Allora, come ho già detto nella preview, nei giorni scorsi è stata annunciata la data di lancio per Genie Plus e Lightning Lane a Walt Disney World ed è effettivamente più presto di quanto pensassimo, perché nonostante avessimo visto le Lightning Lanes apparire praticamente in tutti i ride di Walt Disney World, non ci aspettavamo sicuramente che la data fosse già il 19 ottobre, quindi settimana prossima. Ricapitolo brevemente per i nuovi ascoltatori tutta la questione Genie Plus e Lightning Lane. Disney Genie è un servizio gratuito che si trova all'interno di My Disney Experience, che è l'app ufficiale di Walt Disney World, e promette di organizzarvi la giornata perfetta nei parchi a seconda delle vostre preferenze, grazie a questo sistema di intelligenza artificiale. Genie Plus invece è un sistema a pagamento, facoltativo ma a pagamento, dal costo di $15 a persona al giorno, che vi permette di prenotare finestre temporali per visitare la maggior parte delle attrazioni nei parchi, quindi evitando le file fisiche. Poi c'è Lightning Lane, che è un servizio pay per ride per saltare le file nelle 2 attrazioni principali di ogni parco. Questo è un riassunto velocissimo, ma consiglio vivamente a tutti quelli che vogliono visitare Walt Disney World da ora in poi di studiare bene questo sistema ed essere preparati quando si va a Walt Disney World. Ne ho parlato in dettaglio nella prima puntata della nuova stagione di Aperitivo, quindi la trovate con il nome Disney World Special, tutto sui nuovi Fast Pass a pagamento. È di qualche settimana fa e la trovate su questa playlist. Insomma, come dicevo, i pezzi mancanti di questo nuovo sistema sono stati rivelati e quindi andiamo con ordine e vediamo tutte le novità. Per quanto riguarda Genie, ovvero la planning app che si trova dentro My Disney Experience ed è gratis, la novità interessante è che è stata rivelata che conterrà una sezione in cui vi farà vedere quali ristoranti hanno prenotazioni libere per quel giorno nel parco in cui vi trovate. Dunque, se non avete fatto prenotazioni con 60 giorni di anticipo, si potranno forse fare all'ultimo momento. La stessa app vi dirà anche se un ristorante accetta walk-ups, ovvero se c'è la possibilità di presentarsi semplicemente all'ingresso senza prenotazione per farsi accomodare. Altra cosa che Genie vi dirà sono i tempi di attesa per i mobile orders dei ristoranti attorno a te. Ricordo infatti che la maggior parte di ristoranti quick service in questo momento stanno usando un sistema di mobile order, ovvero ordini dalla tua app, ovvero da My Disney Experience, e il quick service ti dà una finestra di tempo in cui tu puoi andare a ritirare il tuo cibo. Purtroppo questo sistema ha spesso tempi di attesi molto lunghi e quindi ancora una volta rende molto difficile essere spontanei durante la vostra visita nei parchi se non volete passare un sacco di tempo ad aspettare, e soprattutto negli orari tradizionali di pranzo e cena si vede che questi tempi di attesa sono davvero lunghi. Quindi sapere in anticipo i tempi via Disney Genie potrà sicuramente essere d'aiuto a molti di noi. Altra cosa interessante che Genie sarà in grado di fare è che se avete intenzione di fare park hopping, ovvero cambiare parco ad un certo punto della giornata, lo si può comunicare a Genie
e Gini calcolerà l'itinerario considerando quali ore passerai in quale parco. Vi ricordo che per ora il park hopping è possibile con il biglietto di park hopping solo dopo le 2 del pomeriggio. Passiamo ora alle parti a pagamento, ovvero a Genie Plus. Di Genie Plus è stato confermato il prezzo di $15 al giorno a persona e il fatto che si possa acquistare o per tutti i giorni della vostra vacanza in anticipo o solo per un giorno o per più giorni, però comprandolo il giorno stesso, la mattina stessa. Genie Plus è a disponibilità limitata, quindi bisognerà vedere quanto sarà facile riuscire ad acquistarlo il giorno stesso che si vuole usare. Genie Plus funzionerà più o meno come il vecchio sistema FastPass, nel senso che si potrà prenotare solo un massimo di Lightning Lanes alla volta e se ne potrà prenotare di aggiuntive una volta usati i primi. La cosa invece che non funziona come i vecchi FastPass è il fatto che una volta prenotate queste finestre temporali si potrà modificarle solo una volta. Dunque non si potrà cercare di ottimizzare le finestre temporali come si faceva con i vecchi FastPass, in cui praticamente bastava fare un refresh dell'app e assicurarsi tempi migliori. Questa volta ci sarà il limite di un cambiamento per ogni Genie Plus. Ancora una volta ricordo che Genie Plus è un sistema a pagamento, ma non è obbligatorio e quindi non è necessario acquistarlo se non lo volete. Passiamo ora alla Lightning Lane, ovvero al Pay per Ride. Questo sistema, che io ho chiamato per i ride premium, è applicato infatti alle 2 attrazioni più popolari di ogni parco, che non saranno inserite nella lista di attrazioni di Genie Plus. Avevamo provato qualche settimana fa a indovinare quali attrazioni fanno parte di questa Lightning Lane e direi che ci avevamo abbastanza preso, nel senso che per Magic Kingdom le 2 attrazioni saranno Seven Dwarfs Mine Train e Space Mountain, per Epcot saranno Ratatouille e Frozen, per gli Hollywood Studios Mickey and Minnie Runaway Railway e Rise of the Resistance e per Animal Kingdom Expedition Everest e Flight of Passage. Sono stati anche più o meno svelati i prezzi per queste attrazioni, appunto per queste attrazioni si pagherà per ride oppure si farà semplicemente la fila fisica. Si va dai $7 per Everest ai $10-12 per Seven Dwarfs Mine Train ai $15 per Rise of the Resistance. I prezzi comunque, come dicevamo, varieranno a seconda del giorno e dell'orario, ma Disney ha semi promesso che $15 sarà il limite massimo per queste attrazioni. 2 cose in più da sapere per quanto riguarda la Lightning Lane, perché tanto il sistema non era già abbastanza complicato, quindi aggiungiamo delle informazioni. Prima di tutto si potranno acquistare 2 Lightning Lanes al giorno per persona, ma non si potrà mai acquistare la stessa attrazione 2 volte. Vi faccio un esempio. Per fare 2 volte Rise of the Resistance potete acquistare una Lightning Lane per $15, ma se volete farlo la seconda volta, l'unica possibilità che vi rimarrà sarà la fila fisica. Altro trick che la Disney ha pensato per noi è il fatto che una volta comprate le Lightning Lane non possono essere cancellate e non possono essere modificate. Insomma, se voi comprate una Lightning Lane, diciamo per Expedition Everest, e in quella giornata la fila fisica non supera mai 30 minuti, quindi completamente inutile aver speso i $12 per comprare la Lightning Lane, avendo già pagato non potrete né cambiare l'attrazione, quindi non potrete dire ok, invece di Everest voglio andare a fare Flight of Passage, e non potrete cancellare la vostra prenotazione e quindi ricevere i vostri soldi indietro. D'altra parte, però, anche le Lightning Lane sono a numero limitato e dunque aspettare di acquistarle quando sarete già nei parchi e aver visto i tempi di attesa potrebbe essere troppo tardi. Insomma, detto tutto questo, sono ancora più curiosa di vedere come funzionerà in realtà tutto questo, perché più informazioni riceviamo, più il sistema diventa complesso e quindi staremo a vedere poi se la gente lo capirà, se Disney deciderà a un certo punto di semplificarlo un po', perché questo sistema davvero è per persone davvero preparate.
A proposito di tutti questi numeri, prezzi e sistemi vari, notizia di settimana scorsa viene da un articolo dell'Hollywood Reporter che ha svelato un retroscena di una riunione tra executives della Disney in cui Bob Iger, ancora in tempi non sospetti, invitava Bob Chapek e gli altri alti funzionari ad essere molto cauti e non basare tutte le loro scelte aziendali sui numeri, dicendo che questa cosa non è sempre positiva e soprattutto non è molto in linea con l'eredità di Disney. Beh, pare proprio che Chapek e gli altri non abbiano ascoltato il vecchio CEO e siano andati per la loro strada, e quindi vedremo cosa comporterà tutto questo. Passiamo ora a un argomento più leggero, finalmente qualche buona notizia anche per quello che abbiamo chiamato il parco dimenticato dal 50°, ovvero gli Hollywood Studios. Come abbiamo annunciato mercoledì nel live con Davide, lo spettacolo di Indiana Jones tornerà nel parco il 19 dicembre, ma questo non è l'unico ritorno. Infatti dal 7 novembre tornerà anche Disney Movie Magic, che è lo spettacolo serale di proiezioni che si tiene ogni sera sulla facciata del Chinese Theatre. Come avevamo detto, fino a questo momento non c'erano spettacoli serali agli Hollywood Studios, quindi ben venga questa riapertura, chiaramente in attesa che più show e forse anche Fantasmic torneranno nel parco. Fantasmic si dice ancora che potrà tornare nel 2022, quindi dita incrociate. Altro intrattenimento di ritorno anche ad Animal Kingdom, soprattutto nella zona dedicata all'Africa, dove tornerà l'animazione di strada. Nuova feature in arrivo su My Disney Experience, si chiamerà Mobile Cast Compliment e darà la possibilità agli ospiti di mandare feedback positivi riguardo i cast members che sono stati particolarmente utili o simpatici durante la loro visita al parco. Questa cosa dei cast compliment non è nuova, perché da anni Disney dà la possibilità ai guest di complimentare un cast member via Twitter o recandosi agli sportelli delle guest relations. Per rendere il processo più diretto e far usare ancora di più l'app ai guest, ora questa possibilità si troverà direttamente dentro My Disney Experience e insomma, se durante la vostra prossima visita un cast member vi aiuterà in maniera particolare o vi starà particolarmente simpatico o un cameriere in un ristorante farà qualcosa di magico per voi, ricordatevi che potrete farlo sapere anche ai suoi superiori mandando un complimento via My Disney Experience. Questa, soprattutto nella cultura americana, è una cosa molto utile per i cast members, ma per i lavoratori in generale. Quando si tratta di avere promozioni o bonus o semplicemente essere tenuti in considerazione dai propri superiori, il fatto di avere dei compliments e dei feedback positivi da parte dei guest è molto molto importante. Quindi tenetelo a mente se volete aiutare qualcuno nella vostra prossima vacanza. Questa possibilità si chiama Mobile Cast Compliment ed è inserita su My Disney Experience. Parliamo ora super velocemente del Galactic Star Cruiser, poiché ne è stata annunciata l'apertura, che sarà il 1 marzo 2022, e sono già state aperte le prenotazioni per certi gruppi di persone. Si è partito dai membri del segretissimo Club 33, poi Annual Pass Holders e DVC, e solo a fine mese le prenotazioni saranno aperte a tutti. La prima, crociera, quella in partenza il 1 marzo, è già sold out e abbiamo anche scoperto che i prezzi reali di questa esperienza rispecchiano più o meno le cifre che Disney ci aveva fornito qualche mese fa con il lancio dell'esperienza. Altra cosa molto interessante di questa esperienza è che fino ad ora l'unico modo per prenotare è via telefono. La Disney infatti ha addestrato dei Customer Service Specialists per le prenotazioni del Galactic Star Cruiser per essere sicuri al 100% che la gente sappia cosa sta prenotando. La paura infatti della Disney è ancora che la gente possa pensare che sia una crociera vera e propria o avere aspettative che non possano essere soddisfatte. Dunque questi specialisti fungono proprio da agenti di viaggio e si assicurano che chiunque voglia prenotare sia totalmente informato su cosa aspettarsi.
Per l'ultima notizia di oggi usciamo brevemente dalla bolla Disney e parliamo dei vicini di casa, ovvero gli Universal Studios, poiché lo scorso mercoledì è stato annunciato che nei parchi Universal del Giappone arriveranno i Pokémon. Universal e Pokémon Company infatti hanno firmato una partnership che inizierà nel 2022 e permetterà agli Universal Studios di introdurre i Pokémon nei suoi parchi. Non è ancora specificato come e con quali attrazioni i Pokémon arriveranno nei parchi, ma sembra probabile che si tratterà di una nuova land tutta dedicata ai Pokémon. Come sappiamo, Universal ha appena lanciato Super Mario World in Giappone e questa land arriverà anche agli Universal di Hollywood, dove la costruzione è già iniziata, ma dovremo aspettare fino al 2025 per vederla arrivare invece nei parchi di Orlando. Dunque, anche se Pokémon avrà una land tutta dedicata, ci vorranno probabilmente molti anni prima di averne una simile negli Stati Uniti. Ricevo questa domanda sempre più spesso, quindi ne voglio parlare qui con voi. Quali sono i miei vloggers americani preferiti per quanto riguarda Walt Disney World? Dunque, ne ho scelti 3 per voi. Se siete interessati a tutte le costruzioni e alle grandi news che arrivano dai parchi, vi raccomando assolutamente Mickey Views. Brayden è un ragazzo cresciuto con la passione per Disney World ed è super competente per quanto riguarda il resort, tutti i cambiamenti anche minimi, e soprattutto è un umarell della Florida, quindi sa tutto di tutte le costruzioni possibili e immaginabili dentro e fuori Walt Disney World. Se invece volete sapere di più sui cibi, ristoranti, snack e quant'altro, vi raccomando DFB Guide, ovvero Disney Food Blog. Hanno dei video molto interessanti su tutto quello che riguarda ristoranti, cibo, snack, esperienze culinarie e tutto il resto a Walt Disney World, ma si interessano anche delle news e delle nuove esperienze in arrivo nei parchi. Altro canale interessante è Disney Newscast. Jack è un ragazzo inglese, quindi non aspettatevi video dai parchi, almeno per ora, perché anche lui è stato bloccato per lungo tempo in Inghilterra, ma Jack parla di attrazioni ed argomenti specifici in maniera molto approfondita. Purtroppo ha un accento che non è facilissimo da capire, perché appunto non è il tipico accento americano, ma più British. Ma se volete provarci ne vale assolutamente la pena, perché ha veramente video super interessanti e super dettagliati su temi molto specifici. Con questo vi lascio e vi do appuntamento lunedì prossimo per ancora più news dal 50° e in generale su Walt Disney World. Vi avevo promesso la backstory di Guardians of the Galaxy, ma sto ancora ricercando informazioni su quello e quindi è tutto rimandato alla prossima settimana. Vi auguro un buon lunedì, una buona settimana e ci sentiamo presto. Ciao!
ciao!